Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere come possiamo fare insieme un cuscino con dei vecchi jeans. Per prima cosa dobbiamo fare, ahimè, un po' di matematica, ma vi prometto che è più semplice di quello che sembra. Vediamolo insieme. Il tutto dipende da quanto volete grande il cuscino. Nel mio caso io volevo un cuscino di 45 cm di diametro. Per calcolare quanto è grande ogni singolo spicchio, per prima cosa dobbiamo calcolare il raggio, che è metà del diametro, quindi nel mio caso è 22,5 cm. Poi ho deciso che io volevo 12 spicchi. Per calcolare la misura di ogni spicchio ho fatto 360 gradi, che sono i gradi dell'angolo totale del cerchio, diviso 12 pezzi. Quindi io so che ogni pezzo sarà con un angolo di 30 gradi e i due lati lunghi saranno la dimensione del mio raggio, cioè 22,5. Dobbiamo raggiungere 1 centimetro ad ogni lato dello spicchio perché sarà il nostro margine di cucitura, quindi i nostri lati lunghi dello spicchio saranno di 24,5 cm. Andiamo a disegnarlo. Prendete un normalissimo foglio A4 e partendo dall'angolo segnate 24,5 cm. Ora prendete un goniometro, se non lo avete lo potete trovare anche online da stampare. Vi posizionate sull'angolo e fate un segno in corrispondenza dei 30 gradi. Ora prendete il righello, vi posizionate sull'angolo con la matita e tirate una linea passando dal punto che avete appena segnato. Questa linea deve essere lunga 24,5 cm. Ora, sempre col righello, cominciate a creare la parte finale dello spicchio, misurando di volta in volta 24,5 cm sempre dall'angolo. Guardate come fare nel video. Ora tagliate lo spicchio con le forbici e questo sarà il nostro cartamodello per tutti i pezzi di jeans che utilizzeremo. Ora prendete i jeans vecchi che avete, io ho dei pantaloni e una camicia come vedrete più avanti e cercate di trovare una parte piatta dove riuscite a posizionare il cartamodello e tagliare un pezzo che sia comodo poi da cucire. Una volta tagliato il pezzo, prendete il vostro spicchio cartamodello e riportatelo sul tessuto con una matita per tessuti o con un gesso, come siete più comodi. Dopodiché lo ritaglierete e cominceremo a unire poi i pezzi. Fate lo stesso con tutti i pezzi di jeans che avete fino a raggiungere il numero di spicchi che avete deciso. Ed ecco i miei bei spicchi tutti tagliati che cercherò di combinare alternando i colori. Prendiamo quindi due spicchi di colori diversi e li mettiamo dritto contro dritto facendo combaciare tutti i lati. Li uniamo con degli spilli o con delle mollettine e andiamo a cucire come sarà indicato. Come ho detto all'inizio useremo un margine di cucitura di 1 centimetro. Guardate pure le immagini per vedere come cucire. Questo è il risultato, appiattite bene la cucitura nella parte del rovescio e poi continuate ad attaccare pezzi se volete alternandoli per completare il cerchio. Per un miglior risultato vi consiglio di usare il ferro da stiro. Attenzione a come posizionate e poi cucite la punta degli spicchi. Guardate pure le immagini per capire come fare.
Attacchiamo ora l'ultimo spicchio e poi andremo a fare lo stesso lavoro per creare la seconda parte del cuscino. Ed ecco ora pronta la prima parte del cuscino. Come vedrete al centro c'è un po' di jeans in più, quindi tagliate un pochino l'eccesso, stando attenti a non toccare le cuciture. Vedrete poi che c'è un piccolo buco perché si forma, non riusciamo a cucire tutto, quindi cuciremo questo buco come vedrete nelle immagini. Non importa che sia cucito perfettamente perché poi lì andrà il bottone, quindi no problem. Una volta fatte le due parti del cuscino andiamo a metterle insieme. Le posizionate dritto contro dritto facendo combaciare gli spicchi, o meglio le cuciture degli spicchi. Segniamo ora con il gesso o la matita per la stoffa uno spazio dove non andremo a cucire perché ci servirà per rivoltare il lavoro. Passiamo ora alla macchina da cucire e cuciamo tutto il bordo. Come margine di cucitura tenete presente la dimensione del piedino per evitare di dover impazzire a segnarmi centimetri, visto che comunque sto cucendo una cosa tonda. Allora, come vedete, sto a filo del piedino. Ora togliete gli spilli che avevamo lasciato per ricordarci di non cucire e girate il lavoro al contrario. Cercate ora di appiattire il più possibile le cuciture all'interno. Ora una parte un pochino più complicata, cercate di ricreare la piegatura del bordo dove non abbiamo cucito. Passate col ferro da stiro e procediamo con l'imbottitura. Inserite l'imbottitura nel cuscino in modo che sia bello pieno. Attenzione a non creare una palla, ma a dare la giusta dimensione. Non riempitelo troppo perché poi sennò non riusciremo a chiudere il bordo che abbiamo lasciato aperto. Come vedrete riempiremo l'ultima parte mano a mano che cuciamo il bordo aperto. Useremo un punto che si chiama punto nascosto. Guardate bene le immagini per vedere come fare. Per prima cosa fissate i due bordi che abbiamo lasciato aperti ripiegandoli e fissandoli con delle clips o degli spilli. Dopodiché invece cominceremo a prendere l'ago e a cucire. La cucitura deve avvenire da entrambi i bordi sul lato che abbiamo stirato praticamente. Tra ogni punto non deve esserci uno spazio più grande di 5 mm. Come vedete questo punto, che si chiama punto nascosto, vi permette di non vedere la cucitura che state facendo, come se l'aveste cucita con la macchina da cucire. Ora mano a mano che cucite, imbottite e finite la cucitura. Adesso che abbiamo cucito tutto, dobbiamo mettere il bottone. Avrete bisogno di un ago abbastanza grosso per trapassare, diciamo, il cuscino. È un ago tipo quelli per materassi, un pochino più piccolo. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione è che l'ago passi nei buchi del bottone, perché altrimenti non riuscite a fare nulla. Ora prendete un filo resistente come quello per i jeans, in modo che possiate attaccare il bottone senza paura che lo perdiate. Ora seguite pure le immagini per vedere come attaccare il bottone. Mi raccomando poi quando arrivate alla fine per fissare il filo potete usare un ago più piccolo perché altrimenti non riuscite a muovervi bene. Un altro suggerimento che vorrei darvi è quello di magari usare delle pinze per prendere l'ago e passarlo da una parte all'altra nel caso in cui il jeans fosse troppo duro da trapassare.
Una volta che avete fissato un pochino il bottone, prendete il filo e tiratelo approfonditamente in modo da creare quell'effetto che vedete sul cuscino. Quando pensate che il bottone sia abbastanza fisso, allora passate al retro e cominciate a fare dei piccoli nodi per chiudere il vostro lavoro, come vi accennavo, magari usando un ago anche più piccolo. Ed ecco finito il nostro cuscino. Vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto questo video e di fare subscribe. Buona giornata!